Buongiorno ragazzi, benvenuti in questa nuova avventura da Bangkok. Andiamo da Ledu, ristorante gestito dallo chef Ton, cucina thailandese moderna. Non vediamo l'ora di assaggiarla. Siccome verremo serviti in inglese, vi ricordiamo che potete attivare i sottotitoli in ben 4 lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo. Eloquence, it's a champagne from France. Inizio frenetico. Uno, perché non credevamo di essere finiti nel posto giusto, perché non c'era scritto Ledu. E secondo, perché abbiamo chiesto di cambiare il tavolo, ci sono arrivate un sacco di cose, un sacco di informazioni. Vi assicuro è stato tutto meno catastrofico di così, ma Franci oggi è presa male. C'era anche il taxi in ritardo, non arrivava. Ho capito, siamo a Bangkok. C'era anche traffico. Il traffico di Bangkok. Al traffico di Bangkok. Ora Gianni, ti faccio una magia. Oh. So this one is our welcome Amis food. This one is a deep fry morning glory cake. On top with the sriracha, emotion with the morning glory. And the next one is a grilled mixed mushroom with the local fermented soybeans. And on the top with the burnt egg sauce. Sono arrivate le amuse bush, questa sarà la mia traduzione. Franci, se vuoi ti faccio portare un set solo di queste cose qua. Sì. Inizio io per una volta? Sei live su YouTube Italia. Molto bene. Allora è un cubettino caldo dentro, croccante esternamente e sopra c'è questa salsina leggermente piccante, ti predispone bene la bocca. A questo punto vado anche col secondo. Ah sì, questo non si impugna. Questo è molto più morbido, consistenze nettamente differenti rispetto al primo. Mi piace di nuovo la salsina che c'è sopra, speziata, piccantina, molto buona. Acido e piccante. Se devo dirti, quasi preferisco più questo rispetto al primo. Siamo da Ledu, è un ristorante che ha scalato le classifiche, quindi le aspettative sono decisamente alte, anche se io mi sono un po' spoilerata. L'approccio alla cucina, improntato a tecniche francesi ed europee e una modernizzazione della cucina thai. Io invece, come al mio solito, non mi sono spoilerato nulla. Potrei dire, perché non ho voglia di studiare a differenza di Franci, ma mi giocherò la carta che voglio essere stupito quando vengo in questi posti. Però quello che so è che c'è un menù degustazione da 6 portate, che è quello che prenderemo, Più il signature dish, che sono, Giano? che è un tiger prawn, Perché gliel'ho raccontato io 5 minuti fa. ma ovviamente. We serve the kale cream soup, served together with the salted mackerel pudding, pickled local Thai tuna. Underneath we serve the stir-fried crab, mixed with tofu, beef sprouts, and chives. Clover with the white one is a pickled radish, and the dark one on the side is a dehydrated dark soy sauce. Ho capito abbastanza, eh. Allora, quello verde è cavolo riccio con mackerel, sgombro, e c'è anche qualcosa di tuna pickle. Di qua mi sono totalmente perso la spiegazione. Tofu con alga. Sembri Fantozzi che cerca di... Che buona questa vellutata di cavolo riccio, super delicata, e dentro ci sono dei piccoli pezzettini morbidissimi di sgombro. Rispetto ad altri ristoranti thailandesi che abbiamo provato, qui si sente l'esercizio di cercare di raffinare con cotture e preparazioni che non sono propriamente thailandesi, come ad esempio questa vellutata. Aspetta che lo sfoglio un po'. Questo è di nuovo pesce, molto buono. C'è una parte dolce che lo rende molto delizioso. Mangia tutto insieme se riesci, Giano, perché io ho sbagliato. Io andrò in un sol boccone. Il boccone principale, quello bianco, era un boccone di pesce fresco, acido, morbido, mentre la patatina, la chips nera, dava la parte un pochino più croccante e grassa al morso. That is your first course, the red snapper. So underneath it's mint oil, the green oil at the side. And the top of the fish, we have a mantis shrimp, seaweeds, and bitter melon sorbet. Quali sono i pesci di questo piatto? Red snapper, che è il dentice rosso, mantis, o meglio mantis shrimp, che è la canocchia, e sopra il bitter melon sorbet. Cerco di fare una cosa carina e YouTube friendly. È molto piacevole, ci deve essere qualche erba amara, e ora capisco la raccomandazione di prendere anche il sorbetto, secondo me per mitigarne la pungenza. È incredibile il piatto, freschissimo, acido, amaro,
l'amaro. L'amaro viene dal bitter melon, credo, visto il nome. L'acidità dai condimenti, secondo me, che sono stati dati a questi pesci. I pesci sono super delicati. È davvero un boccone fresco e piacevole. Questo sa proprio di Thailandia, vero? Sì, e mi piace molto l'idea di mixare un sorbetto con dei pezzi di pesce fresco. So for the second course, we serve the sashimi squid marinated with the sweet chili paste and lemon oil. Served together with the strawberry and celery salad. Come together with the salted dark egg mousse. On the top with the black squid ink with the tom yum gel. And make it a little bit crunchy with the shallot crumble. Di questo piatto ho capito shrimp, quindi gamberi, fragole, anche perché si vedono chiaramente sotto i gamberi. Sopra c'è una cremina, ci è parso di capire tom yum. Vediamo che cosa ci dice la bocca. Ovviamente cercherò anche qua di prendere un po' di tutto. Pesce e frutta che si bilanciano bene insieme perché sono entrambi freschi, delicati. Hanno una consistenza anche vagamente simile, vi dirò. Sopra c'è questa salsa grassa e super piacevole che lega insieme tutti gli ingredienti. Calamaro, fragole, accompagnati da questa emulsione di tom yum leggerissimamente piccante. Tutti i piatti che ci hanno portato non hanno la classica impronta thailandese che ti asfalta le papille gustative, sono molto bilanciati, molto eleganti. Siamo seduti in vetrina con le piante davanti a noi, discreto groviglio di cavi elettrici. Ma qua se viene il tecnico di Fastweb di preciso come fa? So for your next dish, we have a grouper fish, pansia and bake. Under is a stir-fried millet, alongside with the deep-fried tofu, chayote. Under is a burnt garlic puree with pumpkin puree. The white one is a tofu congee with the Thai foil. Served together with the white Thai cream sauce. La rivoluzione che è stata portata da questo chef è stata quella di incominciare per primo 10 anni fa a valorizzare i prodotti locali e le ricette. Molto buono. È qualcosa che sembra super scontato oggi, ma quando ha incominciato lui obiettivamente era un pioniere. Questa cernia con questa salsina è davvero eccezionale. Il tofu gli passa la croccantezza. La salsa io non mi ricordo che cos'è, sono sincero, ma con questo pesce ci sta veramente benissimo. Ma che bilanciamento incredibile. Piatto più buono fino adesso, per me. That is your fourth course, the pork dumpling. So we use some minced pork and jellyfish, and then we make it like a dumpling. And then underneath we have oyster. The soup is made from pork broth with clams and plum. So it's a bit sour. On top it's a dry ginger. Buon profumo che viene da questo piatto. Guardate ragazzi i bordi con quest'olio colorato. Allora sono curioso, voglio assaggiare prima un po' di brodo. Siccome sono dei ravioli di maiale, già mi immagino l'accostamento di questo brodo acidino con il maiale. E queste scagliette sopra e zenzero. Sono contento perché in questi piatti io ci sento proprio la Thailandia. Pur non essendo dei piatti che ti devono per forza devastare col piccante. Perché nessuno di questi piatti è estremamente piccante. Hanno veramente un sapore incredibile. So this one is our signature dish, the real prawn. We have grilled prawn on top with the deep fried egg crumble. And our sauce we made from tom yum and prawn head. Alongside with the back rice or Greek risotto style. Top with the condiment, long bean, mango, red onion, pork belly jam and the chili. Ragazzi guardate la bellezza di questo piatto, a cominciare dal piatto stesso. Allora ci hanno spiegato che dobbiamo iniziare dal lime. Io non l'ho fatto. Ma tu hai fatto tutto a modo tuo, ma va bene così. Andiamo a scavare il gamberuni, ci mettiamo sopra un po' di chips, se riusciamo anche un po' di riso. Avresti dovuto mescolarlo. Avrei dovuto mescolarlo, ma va bene così. Vabbè, il gambero è buonissimo e non c'è neanche tanto bisogno che ve lo descriva. È super questa bisque che hanno messo sopra. Molto interessante l'accompagnamento con queste uova che vengono colate nell'olio di frittura e diventano super croccanti. Ma che vi devo dire, raga? Non stanno sbagliando un piatto. In generale, Ma come vola il gambero adesso? Pum! Sui cavi elettrici. questo è un ottimo ristorante se avete voglia di avvicinarvi alla cucina Thai senza essere presi a schiaffi come ogni tanto la cucina Thai vi fa. È sicuramente una versione molto più raffinata e molto più delicata. Non hai mangiato abbastanza. Sarò libero di guardarmi i panda che mangiano le carote su TikTok?
We have local Thai Wagyu beef searing with the sawtooth coriander crust alongside with the grilled shiitake mushroom, young corn. And then we have the mulberry puree chili puree on top with the watercress and the buttercrust on the sides. Served together with the Chinese five spice sauce and the beef broth. Delicato, poi ogni tanto avete una leggera puntina di piccante, il vostro funghetto, la vostra salsina. Bello, mi piace l'impiattamento non solo del taglio di Wagyu ma anche di questi funghi che sono disposti in maniera molto ordinata, oserei dire. Ragazzi, il Wagyu è il Wagyu, serve che ve lo commenti. Carne tenerissima, assaggiamo. Ah, questa qua era una salsina, sembrava un fungo, invece era una salsina. Molto buono, vedi? Hanno messo la cappella del fungo con quello bianco a simulare il fungo intero, invece sono due pezzi diversi. Mi devi un pezzo di Wagyu. So this is a pre-dessert for cleansing your palate. We serve the melon mousse underneath, come together with the sorbet. The sorbet made from lemongrass and lamb, powdering with the red roselle powder. Ci deve essere anche del coconut, molto piacevole, perfetto per preparare il mio palato al dessert che sta arrivando. Il momento del pre-dessert è sempre molto gradito perché per quanto sia alla fine un assaggino, un cucchiaino di un sorbetto, niente di particolarmente sofisticato o enorme da un punto di vista della quantità, però è veramente un qualcosa che arriva tra primo e secondo tempo. Mi permetto di dire più tra fine partita e supplementari. Brava Franci, brava! Grazie Franci per l'assist calcistico ed è super utile perché il dessert poi è più piacevole da mangiare, lo apprezzate meglio, eccetera eccetera. So this one is our main dessert. We have the caramel rice, coconut ice cream, served together with panna cotta salted coconut with sago, alongside with the black sesame cake, chocolate charcoal puree, grilled corn and pear. Un plauso da un punto di vista del servizio, perché tanto poi alla fine mi dimenticherò di dirlo, quindi lo dico adesso. Hanno capito che tipo di lavoro stiamo facendo e ogni volta che arrivano coi piatti verificano che noi siamo pronti con le macchine puntate in rack. Poi direte vabbè, ma è scontato. No, vi assicuro che non è per niente scontato, e quando vedono che siamo pronti ci mettono il piatto davanti. Io li adoro già solo per questo. Ma il tuo non è un lavoro. Vabbè, nell'attesa di trovare un lavoro vero facciamo questo, se può andarvi bene, Sul fondo del piatto c'è il sago, che è questa sorta di budino fatto di semi di chia che abbiamo già mangiato in altri ristoranti thai. È molto delicato. Già sono ben predisposto che c'è la panna cotta qua dentro. Ma non è panna cotta. Lei ha detto panna cotta. Riavvolgiamo? Chiamiamo il VAR? Ha una punta di vagamente salato che trovo essere un fil rouge nei dolci poco dolci thailandesi. Questa è la mia sintesi generale. Se non avete capito va bene, cioè nel senso ci sta anche di non averla capita. We have the petit four, local fruit with local Thai dessert. The white one, this one is a pandan with coconut, and the next one is a banana cake with young rice and the white chocolate. Questo mi piace più perché ha il cocco salatino sopra e io vado fuori per il cocco salatino. Il primo era con la banana. Sì, ma mi hai convinto meno. Può sembrare banale vedersi arrivare la frutta nella piccola pasticceria, invece è una cosa che apprezzo molto perché se siamo in un paese dove la frutta va di brutto e la Thailandia ha dei frutti buonissimi, ma perché non giocarseli? Questa è la guava. Mi sembra un buon modo per presentare un qualcosa di tipico, di buono e che ci sta a fine pasto. Prego Franci, accomodati che dobbiamo fare la chiusura. Allora, cari ragazzi, un'esperienza davvero davvero top. Il locale è piccolino, è abbastanza raccolto, ci sono tanti coperti, fortunatamente non era pieno di gente, infatti l'audio credo si sentisse discretamente bene. Sono contenta perché mi sto creando una cultura di ristoranti thailandesi e di diverse interpretazioni di questa cucina. Qui troviamo una proposta più internazionale, se posso dire, rispetto a quelle che abbiamo provato nei giorni precedenti, un po' meno forte, quindi non troverete dei piatti estremamente piccanti o con dei gusti molto forti. In generale molto equilibrato e molto piacevole. Molta delicatezza che dalla Thailandia te l'aspetti fino a un certo punto. Tutti i sapori che si dovevano sentire si sono sentiti. I piatti avevano carattere nonostante la delicatezza. Mi è piaciuto moltissimo il grouper, che è la cernia, dei condimenti all'interno di quel piatto davvero davvero molto golosi. I ravioli anche di maiale con le ostriche erano davvero molto buoni, e ovviamente anche il signature dish che abbiamo preso come extra, ossia il gambero di fiume. Se passate da Bangkok, inutile dire ragazzi che questo posto io non me lo farei scappare. Anche perché tutto sommato è abbastanza facile prenotare e potete venire anche a pranzo. Detto questo,
Ci vediamo al prossimo video.